Ciao a tutti! Allora, oggi facciamo una ricetta che in realtà è di Anna, che è dietro la macchina da presa, non ha assolutamente nessuna voglia di comparire di qua, quindi faccio io, mi pilota lei. Oggi facciamo il caviale di melanzane. Iniziamo, gli ingredienti sono abbastanza semplici, abbiamo le melanzane ovviamente, ne useremo di due tipi, una rotonda, la melanzana rotonda è un pochino più dolce e quella allungata che ha un pochino più sapore marrognolo. L'aglio, olio extravergine di oliva, limone e origano. Possiamo cominciare. Tagliamo quindi la melanzana, in questo caso una di quelle lunghe, facciamo dei tagli ulteriori dentro nella polpa che serviranno al condimento poi quando dovremo mettere le melanzane in forno. Allora mettiamo le nostre melanzane nella teglia, mettiamo un pochino di sale, poco perché andrà poi sistemato alla fine della ricetta, un po' d'olio. Allora mettiamo in forno, il forno è intorno ai 180-200 gradi, ventilato o non ventilato è ininfluente, e lo lasciamo, Anna, per quanto? Fintanto che la polpa non è diventata morbida, ci vorrà almeno mezz'ora. Ci è voluta circa una mezz'ora, abbiamo ottenuto questo risultato. Abbiamo tolto le nostre melanzane dal forno e le abbiamo fatte raffreddare per lavorarle un po' meglio. Ora prendiamo ogni melanzana con un cucchiaio, un normale cucchiaio, andiamo a svuotarle lasciando chiaramente la pelle pulita, così. Svuotiamo l'ultima melanzana e a questo punto la sminuzziamo un po', più o meno grossolanamente col coltello. Io uso il coltello, in questo caso è lo chef, lo uso un po' come se fosse una mezzaluna. Bene, l'abbiamo sminuzzato per bene, in fondo è un patè di melanzane. Qui si comincia già a vedere perché viene chiamato caviale di melanzane, perché i semini della melanzana ricordano un pochino le uova del caviale, quindi dello storione. E adesso passiamo alla seconda parte di cottura che dicevamo all'inizio, ovvero una bella spadellata, olio Generoso. aglio, con questa quantità un paio di spicchi, l'aglio ha fatto la sua funzione, possiamo toglierlo e mettiamo le nostre melanzane. Bene, a questo punto, come vedete, il prodotto si è un pochino asciugato, che è la funzione di questo passaggio. Allora noi mettiamo un po' di succo di limone. Lascialo lì, Anna? Va bene, non troppo. Ok. E nel frattempo qui abbiamo origano, abbiamo la fortuna di avere il nostro origano fresco dell'orto. Va bene anche quello secco. Va bene anche quello secco.
bene così, grossolanamente. Passiamo quindi ad amalgamarlo a volta. Ci vorranno altri 10 minuti. Mettiamo un pizzico di sale, cucù, alza, 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 alza. Ci vediamo tra una decina di minuti. Ciao! Allora, non sono ancora passati 10 minuti, ma cuocendo possiamo fare questo intervento, soprattutto sulle, come dicevamo prima, sulle parti bianche. Vedete che sono in realtà cotte e così vengono smussate meglio. Ci vuole pazienza perché c'è chi mi dirà, beh, basta usare un frullatore. No, il frullatore no. Non è una crema. È un patè, non è una crema. Bene, sono passati i famosi 10 minuti, abbiamo amalgamato il tutto, puoi scendere, vediamo molto bene qua. A questo punto possiamo, ora lo verseremo in una ciotolina e in questo modo, così, potremo, freddo, utilizzarlo per un aperitivo, oppure, volendo, Anche come contorno alla carne. e anche come contorno alla carne, quindi sui crostini per l'aperitivo, contorno alla carne, oppure se non lo consumiamo subito, lo mettiamo in un bel barattolo. È meglio usare dei barattoli piccoli. Ecco qui. Imbarattolato, barattolo di vetro, così lo facciamo bollire, acqua bollente, quindi come si fa per le conserve. Faremo in un'altra occasione un bel video esclusivamente sulle conserve. Quindi lo mettiamo in una pentola, acqua bollente, per un'ora. In quel modo possiamo dimenticarselo in cantina e consumarlo quando ne avremo bisogno.